Ti sei mai chiesto quale sia la verità dietro la misteriosa fratellanza dei Rosacroce? Quali sono i loro insegnamenti esoterici e perché la loro conoscenza è rimasta segreta per secoli? In questo viaggio esploreremo la storia nascosta, i simboli occulti e le connessioni con le antiche tradizioni mistiche che hanno influenzato il pensiero spirituale e filosofico fino ai giorni nostri. Scoprirai come il Rosacrocianesimo ha ispirato generazioni di studiosi, mistici e scienziati, rivelando una saggezza ancestrale capace di trasformare la tua visione del mondo. Se sei appassionato di esoterismo, alchimia, filosofia occulta e tradizioni iniziatiche, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Lascia un like se vuoi scoprire di più su questi argomenti e commenta qui sotto con le tue opinioni e domande. Siamo curiosi di sapere cosa pensi di questa società segreta e del suo impatto sulle religioni e sul mondo moderno. Iniziamo, il mistero sta per essere svelato. L'agnosi dei riti occulti della società segreta che collega tutte le religioni suggerisce l'esistenza di un sapere superiore tramandato attraverso simboli e pratiche esoteriche. Questo sapere avrebbe influenzato le principali religioni del mondo, integrando elementi gnostici, alchemici e mistici nelle tradizioni spirituali. In tempi moderni ci sono ancora misteri nascosti di una confraternita che per secoli ha incuriosito e ispirato cercatori di verità in tutto il mondo. I Rosacroce emergono dalle ombre del XV secolo e si rivelano attraverso manifesti anonimi che proclamano una saggezza ancestrale capace di trasformare l'anima umana. Immagina un ordine di illuminati che possiedono la conoscenza per trascendere la realtà mondana, guidando i loro seguaci lungo un percorso di illuminazione spirituale e alchemica. La confraternita rosacrociana non è solo un ordine esoterico, ma anche il custode dei segreti arcani che possono svelare i profondi misteri dell'universo. Attraverso insegnamenti velati da un profondo simbolismo, quest'ordine promette un viaggio alla scoperta di se stessi, oltre i limiti del mondo materiale. Ma quale sarà il prezzo da pagare perché questa promessa si realizzi? La storia dei Rosacroce ha inizio con la pubblicazione di due enigmatici manifesti all'inizio del XV secolo che presentarono al mondo la confraternita dei Rosacroce, un ordine che si suppone sia stato fondato da un mitico saggio, il quale avrebbe acquisito conoscenza esoterica durante i suoi viaggi in Medio Oriente. La confraternita si proclamava portatrice di un'antica saggezza capace di rigenerare spiritualmente e rinnovare l'umanità. L'impatto di questi testi fu profondo, suscitando curiosità, ammirazione e persino paura tra gli studiosi e gli esoteristi dell'epoca. Gli insegnamenti rosacrociani ruotano attorno ai concetti di illuminazione, saggezza interiore e comprensione delle leggi metafisiche che governano il cosmo. L'ordine incoraggia i suoi seguaci ad allineare la propria vita a queste leggi, promuovendo il proprio sviluppo personale e contribuendo al progresso collettivo dell'umanità. Se siete interessati alla magia, alchimia, cabala, filosofia o storia dell'occultismo, vogliamo sapere cosa ne pensate voi. Cosa vi affascina di più della tradizione rosacrociana? Vi siete mai imbattuti nei loro simboli o nei loro insegnamenti nella vostra ricerca spirituale? Pensate che la loro conoscenza occulta possa ancora influenzare il mondo moderno? Lasciaci un commento qui sotto con la tua opinione. La tua voce è importante e se sei arrivato fin qui, lascia un like per farci sapere che vuoi più contenuti su società segrete, esoterismo e antichi misteri. Non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Adesso proseguiamo. Cosa nascondeva realmente questa organizzazione segreta? Quali erano i contenuti celati nei libri enigmatici che hanno dato origine a questa fondazione?
L'emergere pubblico del rosacrocianesimo è riconducibile a 3 testi pubblicati anonimamente tra il 1610 ed il 1617, la Fama Fraternitatis Rosacrucis, la Confessio Fraternitatis e le Nozze chimiche di Christian Rosenkreutz. I primi 2 testi introducono la legge e la storia del rosacrocianesimo, mentre il terzo è particolarmente interessante per il suo simbolismo e narra il viaggio alchemico e spirituale del mitico fondatore Christian Rosenkreutz. Quest'ultimo viene invitato a un matrimonio celeste, una cerimonia che non è un'unione comune, bensì un processo di trasformazione interiore paragonabile alla trasmutazione alchemica dei metalli comuni in oro. Durante la narrazione, Rosenkreutz incontra personaggi simbolici e affronta prove che rappresentano il cammino dell'iniziato verso l'illuminazione spirituale e la trascendenza della coscienza dualistica. Questi testi suggeriscono l'esistenza di una confraternita segreta di menti illuminate che, attraverso una conoscenza ancestrale, influenzano sottilmente l'evoluzione spirituale dell'umanità. In un'epoca di profonde turbolenze, la promessa seducente della trasformazione spirituale attrasse molti studiosi e filosofi esoterici, tra cui Michael Meyer, Robert Flood e Thomas Vaughan. Meyer, in particolare, nella sua opera Silentium Post Clamores del 1617, sottolineò le radici dell'ordine nelle antiche civiltà egizie e brammaniche, intrecciandole con i misteri di Eleusi e Samotracia e richiamando l'influenza dei maghi persiani, dei pitagorici e dei saggi arabi. Sebbene non esistano prove concrete a supporto di questa origine remota, il simbolismo, i principi e i rituali rosacrociani sembrano trarre ispirazione da queste antiche fonti mistiche. La conoscenza mistica, nel Medioevo, era spesso celata nel simbolismo delle canzoni dei trovatori, nelle formule degli alchimisti e nei rituali cavallereschi. Un esempio di questo legame con l'occulto è Francesco Zinzendorf, alchimista del XV secolo, il cui trattato Homo Animal Socialis esplora geroglifici egizi, simboli cabalistici e il linguaggio segreto delle lettere ebraiche, suggerendo la trasmissione di una sapienza esoterica antecedente al diluvio universale. La tradizione rosacrociana si intreccia anche con la storia della massoneria, avendo influenzato il rito scozzese e altre pratiche esoteriche. Il legame con la conoscenza primordiale si manifesta anche nella figura di Adamo e dei suoi discendenti, custodi della sapienza segreta nei tempi antichi. I Rosacroce, secondo alcune tradizioni, avrebbero ereditato e custodito questa conoscenza, tramandandola nei secoli attraverso simboli e riti segreti. Nel cuore dell'ordine vi è il principio della trasformazione spirituale, che riflette il concetto alchemico della pietra filosofale, un simbolo dell'illuminazione interiore e del perfezionamento dell'anima. L'iniziazione rosacrociana non è per tutti, ma solo per coloro che hanno raggiunto un livello di maturità spirituale, pronti a ricevere e comprendere i misteri dell'esistenza. Così, attraverso i secoli, la saggezza dei Rosacroce continua a influenzare il mondo occulto, lasciando un'eredità di conoscenza, simbolismo e ricerca interiore. L'influenza dei Rosacroce sulle religioni del mondo è stata profonda e pervasiva. Le loro dottrine, che uniscono elementi di gnosticismo, alchimia e filosofia esoterica, hanno lasciato tracce nelle correnti mistiche di molte tradizioni. Nel sufismo islamico, la ricerca della conoscenza interiore e dell'illuminazione spirituale riecheggia gli insegnamenti rosacrociani con un'enfasi sull'autotrascendenza e sull'unione con il divino. Nel buddismo, il concetto di trasmutazione interiore trova parallelismi nella dottrina del risveglio e della purificazione della mente per raggiungere l'illuminazione. Nella Cabala ebraica, la ricerca della verità attraverso interpretazioni mistiche e simboliche della Torah si avvicina ai metodi esoterici dei Rosacroce. Anche nell'induismo, la pratica dell'alchimia spirituale si riflette nei testi tantrici e vedici,
che parlano di trasmutazione interiore e realizzazione del sé. Il concetto di iniziazione e trasformazione interiore ha trovato risonanza in molte religioni e scuole di pensiero spirituale, contribuendo alla nascita di movimenti come la teosofia e l'occultismo moderno. La loro eredità continua a influenzare il modo in cui molte persone cercano la verità spirituale, unendo scienza, religione e misticismo in una sintesi unica e affascinante. Siamo quasi giunti al termine, ma tanto ancora abbiamo da scoprire. Cosa pensi dei Rosacroce? Scrivilo nei commenti. Il loro sapere è ancora attuale? La loro influenza è davvero così potente? Condividi le tue idee con noi. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video su esoterismo, società segrete, alchimia e misteri della conoscenza occulta. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like per supportare il nostro lavoro e aiutare la diffusione di questi temi affascinanti. Condividilo con chiunque possa essere interessato a questi argomenti e aiutaci a portare alla luce i segreti nascosti della storia. Continua il viaggio nella conoscenza esoterica. Il prossimo mistero sta per essere rivelato. A presto, viaggiatore dell'anima.